Mi hanno truffato per la seconda volta. In questo video voglio raccontarti com'è andata e darti un po' di consigli per comprare prodotti usati online. Come ti raccontavo nell'introduzione, questa è la seconda volta che mi fregano, almeno che provano a fregarmi. Ti lascio il link in descrizione al primo video dove ti racconto la truffa della macchina fotografica. Questa volta è toccato a un microfono. Ti racconto un po' com'è andata e poi nell'ultima parte del video provo a darti dei consigli che credo saranno utilissimi per te che vuoi comprare attrezzatura online. Ok, ma che cosa è successo? È successo che ho comprato online questo microfono, ovvero un Neumann BCM705, o almeno doveva essere un Neumann BCM705. La prima cosa che faccio quando trovo un prodotto è quello di andare a vedere non solo le foto e la descrizione, ma anche non solo il numero, ma che cosa c'è scritto all'interno delle recensioni che l'utente ha ricevuto. E in questo caso erano tutte recensioni positive. Ok, allora provo a fidarmi, gli scrivo e dico: senti, come mai lo stai vendendo? Può sembrare una domanda stupida, in realtà ti fa capire dalla qualità della risposta con chi hai a che fare. Se è una persona che se l'è trovato così per caso, se è una persona che ci faceva programmi radiofonici, insomma quello che è. E quindi lui riesce a darmi una spiegazione, non mi ha convinto al 100%, però va bene. Ho visto le foto e era perfetto, perché effettivamente arriva con la sua confezione originale, con le spugne cilindriche dove va dentro, addirittura il libretto di istruzioni perfetto, stampato a colori, perfetto, quindi veramente incredibile. Ok? Quindi che cosa accade? Che insomma gli parlo e gli chiedo addirittura uno sconto, lui me lo fa, e questo già è strano, perché sappiamo bene che i Neumann hanno mantengono il prezzo tantissimo, no? Sono un po' come i Mac, sono una serie di prodotti che per il loro brand mantengono il prezzo un po' più elevato rispetto, cioè si svalutano meno facilmente, ecco. Accetta di farmi uno sconto. Allora, perché questa cosa non mi ha insospettito? Perché per fortuna o per bravura sono diversi anni che compro su queste piattaforme online, e su queste piattaforme posso comprare anche in Francia, in Olanda, insomma in giro per l'Europa, e ho fatto un sacco di affari. Mi è andata sempre bene, ho fatto veramente un sacco di affari, ho comprato prodotti veramente a 2 lire, prodotti perfetti. Perché? Perché sai, a volte ci sono persone che hanno fretta di liberarsene, persone che non conoscono il reale valore di un oggetto, eccetera, eccetera. Quindi finora mi è andata bene procedendo in questo modo. Quindi ho detto ok, replichiamo. Ho pensato che questo fosse, tra l'altro questo è italiano, ho pensato che fosse un inesperto, eccetera, eccetera. Ok, bene. Quindi acquisto il prodotto. Il giorno dopo averlo acquistato mi è venuto un dubbio, perché dentro di me avevo comunque questo tarlo che il microfono fosse contraffatto. Per cui gli chiedo dove l'ha comprato e lui mi dice su Amazon. Questa cosa mi fa un po' strano, perché un microfono Neumann è difficile che tu lo compri su Amazon, perché 1 non ci sono tutti i modelli e 2 ci sono negozi online come Thomann che hanno tutti i modelli e sei sicuro che sono originali. Quindi se vuoi spendere una cifra importante come 750 euro, perché questo qui nuovo costa quella cifra lì, non lo compri su Amazon, lo compri su Thomann o altri negozi simili. Va bene. Comunque gli dico, senti, facciamo una cosa, visto che immagino non sia ancora in garanzia, e lui me l'ha confermato, ho detto, mi manderesti comunque la ricevuta di Amazon? Perché sai, Amazon tutela tantissimo il cliente, quindi se ho dei problemi, spero di no, però se dovessi avere dei problemi, Amazon sicuramente riesce a risolvermeli. E lui, anziché dirmi, no, non la trovo più, non so dove l'ho messa, oppure sì, adesso te la invio, e poi non me la inviava, perché tanto una volta arrivato il prodotto, non importava più inviarmi la ricevuta, no? E anziché dirmi questo mi ha detto sì, adesso te la mando. Al che ho detto, se mi manda la ricevuta vuol dire che l'ha comprato su Amazon, quindi probabilmente non è contraffatto. E mi manda una ricevuta visibilmente falsa. Visibilmente falsa per 2 motivi. Uno, perché esteticamente, proprio graficamente era diversa rispetto a Amazon, e io compro da 20 anni su Amazon, non so adesso da quanto esiste in Italia, però compro da sempre su Amazon e so come sono fatte le ricevute, no? E 2, invece c'era scritto nella parte alta che era stato acquistato nel 2025, ma lui mi aveva detto che non era più in garanzia. Nella parte in bassa c'era scritto puoi restituire l'articolo entro il, novembre 2022. E quindi ho detto aspetta, sotto c'è scritto 2022 e sopra 2025. Gli ho chiesto informazioni, ho detto scusami, ma questa ricevuta, ma sei sicuro che è quella di Amazon? Perché ci sono date contrastanti. E lui inventa una scusa dicendo può essere un bug del sistema. Allora, ho la certezza matematica
che mi sarebbe arrivato una cinesata falsa. Ok, quindi aspetto. Il prodotto arriva in ritardo di qualche giorno, mi arriva e come puoi vedere, come ti ho fatto vedere prima, la confezione è identica. È un cartone rigido, la spugna questa qui è fatta su misura, le istruzioni sono sono addirittura stampate non le classiche cose in bianco e nero come anche alcuni microfoni di marca ti danno, sono stampate su carta abbastanza spessa, sono a colori addirittura. Dico, forse, chissà. Prendo in mano il microfono e il microfono è molto pesante. Vado a vedere sul sito di Neumann e sul sito di Neumann c'è scritto che pesa 500 grammi. Questo qui l'ho messo sulla bilancia e pesa 550 grammi, 560 grammi. Quindi ho detto, caspita, pesa così tanto. Volevo illudermi, no? Che fosse originale, però lo sapevo che non era originale. Al che cosa faccio? Lo smonto la capsula, quindi svito queste viti, smonto la capsula, la confronto con quelle presenti sul sito di Neumann e vedo che è tutt'altra capsula, completamente un'altra capsula, molto più semplice. Manca sia la spugnetta sulla capsula, nonostante all'interno della griglia c'è comunque una spugna tutta intorno, però manca la spugna sulla capsula. Manca il meccanismo di antivibrazione sulla capsula, ok? Quindi si vedeva che era totalmente diversa. Gli scrivo, gli mando le foto nella chat su questa piattaforma. Per questo un consiglio che do a tutti è: non usate WhatsApp, non usate altri strumenti, mail o altro. Scrivete sempre tutto nella chat della piattaforma dove acquistate, perché in caso di problemi un operatore, un assistente della piattaforma andrà a leggere la chat. E quindi se avete scritto tutto lì è molto più facile, altrimenti risulta più difficile dimostrare le cose. Quindi gli mando le foto e gli dico: senti, ma questo microfono è contraffatto perché, guarda, queste sono le foto prese dal sito ufficiale, queste sono le foto della capsula che ho scattato adesso, è un altro microfono. Poi tra l'altro questo qui ha in vista delle viti, 3 viti, invece il microfono Neumann non ce l'ha a vista, insomma ci sono delle leggerissime differenze, nonostante il logo sia perfetto. La scritta tutta intorno, così dove doveva essere, anche dietro c'è il seriale, è incredibile. E un'altra cosa che mi ha fatto pensare, perché questo di solito l'adattatore, ok, questo adattatore qui, no, per montarlo all'asta del microfono, il riduttore in questo caso, è in metallo. Spesso anche i microfoni buoni, di marca, di qualità, questo qui è in plastica, invece in questo caso è in metallo, cioè come dire, non hanno lesinato sul materiale, ok? Gli mando quindi queste foto e lui non sembra sconvolto, no? Perché se io ti dicessi che quello che hai comprato tu è un microfono contraffatto, immagino che ti arrabbieresti, se porca miseria mi hanno truffato, perdonami, non volevo truffarti, hanno truffato me, adesso chiamo la polizia postale e provo a fare qualcosa, no? Resti un attimo sconvolto. Lui era tranquillissimo, diceva, vabbè, allora magari rimandamelo. Al che visto che comunque l'avevo pagato, i miei soldi comunque erano trattenuti dalla piattaforma, ho detto: guarda, io adesso scrivo alla piattaforma, apro una contestazione in modo che mi restituiscono i soldi, e cioè te lo spedisco, paghi le spese di spedizione e mi restituiscono i soldi. Quindi mando questa, lui sì va bene, non ti preoccupare, mando questa contestazione, e che arriva anche a lui in copia ovviamente, e lui mi scrive in chat, dice: senti, facciamo così, per 50 euro te lo tieni, ti restituisco quello che mi avevi dato e mi tengo soltanto 50 euro e ti tieni il microfono. Alla fine ho accettato, quindi ho pagato 50 euro. Perché questo? Perché ho accettato? Perché suona proprio bene, perché è un microfono super silenzioso. Non so se ti ricordi, io ho testato, ho comprato per sfizio su AliExpress, mi pare, o Temu, una cosa del genere, 2 microfoni cinesi, 2 Neumann, il TLM 103 e l'U87 AI. Ovviamente l'U87 AI era proprio plastica, perché avevo speso 13 euro tipo. Il TLM 103 invece avevo speso forse 20-25 euro, ma non era fatto bene come questo. Però suonavano malissimo. Questo suona bene. Cioè l'ho attaccato, poi ti faccio un video proprio su questo. L'ho collegato al Tascam Mixcast 4, non c'è neanche un minimo di fruscio, neanche un minimo di rumore di fondo. È super silenzioso. Questo qui in origine è un microfono, questo qui in origine è un microfono dinamico, quindi in teoria un po' di rumore dovrebbe averlo,
è un microfono ipercardioide, se non ricordo male. Insomma, è super silenzioso. Ho fatto una registrazione e suona bene. Cioè è un microfono molto flat, leggermente chiaro, un po' tipo... ed è strano per un microfono dinamico, perché il microfono dinamico, lo sai, rispetto al microfono condensatore ha uno spettro di frequenze molto ridotto e spesso è sempre un po' più scuro rispetto al microfono condensatore. Invece questo qui è un microfono molto chiaro. Neumann ci ha abituato a microfoni chiari, però questo qui è un microfono usato nelle radio, un microfono broadcast, no? Quindi mi ha fatto strano, però alla fine l'ho tenuto per 50 euro e sono contento perché al di là del peso sembra identico, sembra vero, ma poi è bellissimo così come l'originale e ha un bel suono. Quindi ti farò un video dove ti racconto come suona, ti faccio ascoltare questo suono. I consigli che voglio darti un po' te li ho raccontati nel video. Fai sempre molta attenzione perché i microfoni contraffatti, il mercato dei microfoni contraffatti è in continua crescita. Ormai trovi falsi qualsiasi tipo di microfono, quindi compra sempre da persone affidabili, compra sempre attraverso le piattaforme perché, come hai visto, tutelano e ti restituiscono i soldi in caso di problemi. Cerca sempre di capire perché la persona sta vendendo e se riesce a mandarti la ricevuta, perché se ti manda la ricevuta hai la certezza che se l'ha comprata da Thomann, per esempio, sei sicuro che è originale, ma anche se ti manda una ricevuta originale di Amazon hai una certezza. Fai sempre tutto in chat sulla piattaforma. Non ci sono persone che ti dicono: vabbè, dammi il telefono, ci scriviamo su WhatsApp, è più semplice. No, tutto in chat. Quando me lo chiedono io dico: senti, non c'è motivo di sentirci su WhatsApp, possiamo fare tutto qui in chat, vorrei che fosse tutto tracciato. Ok? Proprio ieri stavo concludendo una transazione per un altro microfono e questa persona mi fa mi propone di saltare la piattaforma e fare tutto al di fuori della piattaforma. Io dico: no, non mi interessa, ciao, e ho abbandonato perché le truffe sono all'ordine del giorno. Quindi anche in questo caso, così come per la macchina fotografica, ti lascio il link in descrizione, è andata bene. Anche in questo caso mi è andata bene, però poteva finire male. Potevo rimanere offeso di brutto, Però sono stato tutelato in tutto e per tutto dalla piattaforma, quindi o compri da persone che conosci, e questa è una cosa fondamentale, oppure cerca di usare queste piattaforme sempre attraverso i loro meccanismi, quindi le loro chat, fai assolutamente i pagamenti tramite loro, le spedizioni tramite loro, perché è tutto tracciato e dopo riescono a tutelarti. È andata bene, sono contento, presto vedrai un video di questo tipo. Spero che a te non sia mai capitato di essere truffato, però alla fine ci sta, quando sui grandi numeri, quando compri così tanto online, può capitare. Però per fortuna queste piattaforme ti tutelano, quindi grazie a queste piattaforme di esistere in questo modo, perché è una gran cosa. E io ricordo quando c'era le prime piattaforme dove potevi spedire senza aver tutela, no? Quindi tu gli mandavi soldi, quello ti mandava il prodotto e dovevi sperare che il prodotto ti arrivasse, che fosse effettivamente così come l'avevi ordinato. Io ricordo ancora che, perché sono vecchio, che una volta c'erano dei giornali cartacei, perché non c'era ancora internet, non c'era ancora questi siti di online, telefonavi e pubblicavi l'annuncio sul giornale. Quindi telefonavi, c'era una signorina che scriveva, ti chiedeva in che categoria, ok, dettami il testo, scriveva il prezzo, il numero di telefono di casa, perché non c'erano i cellulari. Lo so, sono vecchissimo io, sono proprio vecchissimo. E mi ricordo, adesso mi sto ricordando mentre parlo con te, questi giornali, Fiera Città, Bric-a-Brac, io sono di Napoli, quindi non so se erano a livello nazionale o locale, però c'erano questi giornali dove potevi pubblicare gli annunci. Io lo compravo, sfogliavo, dicevo: oh caspita, questo è interessante, telefonavi a casa, pronto signor? E pagavi, in qualche modo ti incontravi, ovviamente perché non era online, quindi ti incontravi, gli davi i soldi, lui ti dava il prodotto, però che ne sai poi tornando a casa che dentro non c'era un mattone oppure che era rotto. Quindi il mondo si è evoluto tantissimo e se usi bene queste piattaforme ne hai un vantaggio, ok? Basta, mi sono dilungato fin troppo, ma volevo raccontarti la storia del BCM 705, si chiama così? Sì, 705, e presto vedrai il video. Grazie.